Benvenuti e bentornati sul nuovo tutorial. Oggi andremo a vedere come si realizza questa semplicissima mattonella granny, però a triangolo. Se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come Mille Creazioni Sonia. Ti servirà del cotone, nel mio caso rosso, e vado a utilizzare questo Freelance Cotton 8/4 di Hobby, un uncinetto numero 3, un ago da lana e delle forbici. Iniziamo la nostra mattonella andando a fare un anello magico. A questo punto devo andare a fare 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado a fare all'interno dell'anello 2 maglie alte, 1, 2. Adesso 2 catenelle, scusatemi, 3, e adesso vado di nuovo all'interno dell'anello magico a fare 3 maglie alte, 1, 2 e la terza. Faccio di nuovo 3 catenelle e realizzo nuovamente 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Di nuovo 3 catenelle e a questo punto posso chiudere l'anello magico. Chiudo il mio anello magico facendo una maglia bassissima nella terza catenella che abbiamo fatto all'inizio. E abbiamo concluso il primo giro. Mi sposto nella maglia a fianco e realizzo un'altra maglia bassissima. Mi sposto qui nel forellino che si è creato, entro all'interno e faccio un'altra maglia bassissima. A questo punto faccio 3 catenelle. Le 3 catenelle equivalgono a una maglia alta e in questo forellino qui vado a realizzare 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Quindi, scusatemi, all'inizio sono 2, 1 e 2. Vedete? La terza sono le catenelle. 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte. 2 e la terza. Adesso di nuovo 3 catenelle. Mi sposto nel forellino successivo e realizzo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, quindi la stessa cosa che ho realizzato qui. Prima maglia alta, seconda, terza. Faccio le 3 catenelle e faccio nuovamente 3 maglie alte. 1, 2, 3. Di nuovo 3 catenelle e adesso nel forellino successivo, vedete qui, vado a fare di nuovo la stessa cosa, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 2, 3, 3 catenelle, nuovamente 3 maglie alte. Adesso faccio 3 catenelle
e vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella che abbiamo fatto inizio giro. E anche il nostro secondo giro è concluso. Adesso dal terzo giro in poi andiamo a fare anche i laterali. Queste sono le punte del nostro triangolo. Quindi nella maglia successiva andiamo a fare una maglia bassissima, come abbiamo fatto prima. Nel forellino che si è creato facciamo una maglia bassissima e adesso andiamo a realizzare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Questo è l'angolo del nostro triangolo e dobbiamo andare a lavorare sempre in tutti gli angoli, quindi qui, qui e qui, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Ricordatevi che il primo gruppo, il primo angolo di inizio giro è composto da 3 catenelle e 2 maglie alte. Quindi vado a fare le 2 maglie alte, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. L'angolo è stato realizzato, adesso dobbiamo andare a fare il laterale. Quindi faccio 3 catenelle, mi sposto nel forellino qui, vedete, tra un angolo e l'altro e realizzo 3 maglie alte. 2 e 3. Adesso c'è di nuovo l'altro angolo, quindi faccio di nuovo 3 catenelle e mi sposto nell'angolo e realizzo 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. 1, 2, 3, 3 catenelle, di nuovo 3 maglie alte. Il procedimento per questi altri 2 laterali è identico, quindi adesso vado a fare 3 catenelle, 3 maglie alte qui all'interno del forellino del laterale, 3 catenelle e di nuovo l'aumento, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte qui nel laterale, 3 catenelle e chiudo con una maglia bassissima. Sono arrivata a fine giro, vedete ho fatto le 3 catenelle, adesso vado a fare una maglia bassissima nelle 3 catenelle di inizio giro, nell'ultima, quindi nella terza. Fatta la maglia bassissima sono pronta per iniziare un nuovo giro. Il procedimento è sempre quello, quindi qui c'è l'angolo, vado a fare inizio giro alle 3 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Poi vado a fare i laterali, quindi vado a fare le 3 catenelle, in questo punto vado a fare 3 maglie alte, 3 catenelle, in quest'altro punto 3 maglie alte e trovo di nuovo l'angolo, quindi vado a fare le 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte e ripeto così per tutti i laterali. Adesso vi faccio vedere il primo laterale. Quindi mi sposto nella maglia successiva e faccio una maglia bassissima. Entro dove devo fare l'angolo e faccio una maglia bassissima. 3 catenelle, 2 maglie alte, le 3 catenelle e poi 3 maglie alte. Catenelle e vado a lavorare i laterali, quindi qui faccio 3 maglie alte, tre catenelle e faccio di nuovo 3 maglie alte. Mi sposto nell'altro forellino per fare il laterale. Di nuovo 3 catenelle e sono, vedete, di nuovo all'angolo, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte.
Adesso di nuovo 3 catenelle e proseguo a fare i laterali come vi ho fatto vedere qua. Io ho già fatto la chiusura come vi ho fatto vedere anche per gli altri giri. Bisogna continuare sempre in questo modo. Quindi qui dovete proseguire con una maglia bassissima nella maglia successiva, una maglia bassissima all'interno qui del forellino e poi 3 catenelle, 2 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte e ci spostiamo sul laterale, vedete? Prima ne avevamo 2, prima ancora 1, quindi mano a mano qui aumentano. Quindi andiamo a fare 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte e siamo di nuovo all'angolo. Qui facciamo 3 catenelle, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte e si prosegue sempre in questo modo fino a fine giro. Nel giro successivo invece qui di avere 3 laterali ne avremo 4, poi 5, 6 finché non decidete la grandezza della mattonella. Questa è come si presenta la nostra mattonella. Per chiuderla si fa una catenella e si taglia il filo. Qui il filo, sia questo di chiusura e sia quello dell'anello magico, con l'aiuto dell'ago andiamo a farlo disperdere all'interno della lavorazione per bloccarlo. Vi consiglio anche di non tagliare qui quello dell'anello magico perché si potrebbe disfare. Quindi vi consiglio di andare nuovamente a nascondere il filo e poi tagliarlo. Per dargli invece bene la forma di un triangolo, potete o bloccarla con degli spilli su un pezzo di polistirolo, andare a bagnarla e lasciarla così finché non si asciuga, o il secondo metodo è quello di andare a stirarla, quindi scaldare il cotone e poi dargli la forma proprio del triangolo. Ecco qua, quindi la nostra mattonella a forma di triangolo è conclusa. Spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi ricordo nuovamente di lasciare un like e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!